pop. Bar pop. Bar pop. Benvenuti. Ma raga, secondo voi com'è che bisogna scegliere in modo giusto la canzone per un video? È solo una questione di immagini o è proprio una questione di come hai vissuto la situazione in quel momento? No, per me è come hai vissuto la situazione. Assolutamente. Cioè, tu personalmente... È una domanda difficile. Sì. Se usciamo e facciamo 1 o 2 giorni di riprese per fare un video, sì, è come hai vissuto, probabilmente come hai vissuto quel momento. Se devi fare un collage di clip di mesi è diverso però. Per me è sempre, cioè, almeno nel mio processo, io monto il raw cut in muto, cioè solo con l'audio dei trick, e poi metto Spotify sotto, e anche se ci sono pezzi che magari non conosco, non ho in mente, ma c'ho in mente un po' una vibe, una cosa, quando poi la musica che c'è sotto mi dà un'emozione in quel momento lì, che di solito non capita di solito ne capita una che dici, sai che questa me le salvo in una playlist a parte, vado avanti un po' ad ascoltare, no? Me le salvo, e poi tra quelle che rispondono, cioè gli dà un'atmosfera, cambia un po' come dire, è come cucinare, no? Cioè non c'hai solo il pomodoro, l'aglio e l'olio Vabbè, ma separato. tu parli, cioè non parli proprio di emozione, parli proprio di sensazione. Sì, parlo di sensazione, se vuoi. È come è una roba un po' da cinema o da no, vabbè, ma è videoclip. come una clip, cioè come quando ci filmiamo una clip, che anche quando stavamo filmando io e Fede l'altro giorno, proprio lui mi ha detto facciamola finché non c'è quella che ha quella cosa. Lo immagino, Federico, non la sento. No, ma Tu ridi sulle spalle degli amici, questo sei. finché so spalle alla fine. Alla fine diglielo. E già il primo taglio. E no, è quella roba lì che assieme le immagini con la musica creano un altro livello narrativo. Può essere un certo tipo di energia, può essere invece una nostalgia, può essere come quando abbiamo fatto Scalo, che quel tipo di musica lì aveva quella vibe frizzante da festa italiana, però un po' malinconica. Però sapevi perfettamente che stava anche su tantissime altre canzoni. Quindi forse è una questione di ritmo, di immagini che funziona. Non credo, cioè, che stia come montaggio. Stava bene anche su Cardi B. Stava bene anche su Cardi B, però è verissimo che non era la vibe di Cardi B. No, cioè come timing, come musicalità, magari sta bene su 10 pezzi, ma come restituzione della vibe, che in quel caso lì era una cosa, diciamo, un po' alla Carlo Verdone, no? Cioè era certo, divertita, ma con una nota di tragicommedia. Solo quel pezzo aveva quella dimensione lì assieme all'immagine. Però allora mi chiedo, Fede, come scelga la musica quando skate? Perché è l'unico che mette la musica. Questa è una domanda. No. Io la mettevo, ma mai per il Wizard. Sì, anch'io quando skateavo ho delle clip dove skateavo con le cuffie, sì. No, nel senso... Sono curioso di sapere cosa sceglie Fede. Ma come? Per me è tutto quanto io in rapporto a quello che sto facendo e dove lo sto facendo, e la musica che esprime la mia relazione con questa cosa. Tipo un artista che sempre ci cala a pennello per me è Weval.
Non so se lo Weval, conosci. come si scrive? W-E-V-A-L. E cosa fa? Fa musica elettronica stile Apex Twin, simile. Ok. Un po' più elettronica, nel senso che un po' più... Non so se trovo. Questo sembra Lisan al-Gaib, il Nosferatu di prima. È questo? Simile. Certo. Questa, togli quella cagata. Madonna, quel video lì, zio. Che video. È una Che cosa video. incredibile. Tipo quello lì è Weval. O anche Gimme Some. Cioè sono... Ma perché tu hai bisogno di entrare in un... perché sembra tutta musica loop. Quindi tu hai bisogno di un loop mentale, come se fosse un mantra. Ma sai, Cioè, no- Hai bisogno di un loop o ti vuoi mentale. isolare? ma no, ma in realtà nessuna delle due, nel senso, sentite, Gli assistenti sociali, occhio. No, ma io sono No, perché, curioso. perché io ho un'osservazione poi. cioè non è solo, sai cosa è? Ad esempio il tipo di suono, nel senso che se tu vedi nella musica elettronica non ci sono i suoni, io non sono un esperto di musica, però non ci sono i suoni che sono pam, 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 tipo se tu metti Quasimodo, cioè lui fa ta Sì. ta 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 sulla roba, mentre se tu metti tipo musica elettronica sono delle cose che sono come delle linee che uniscono le battute e quindi è molto più, come posso dire, uno stato di flusso che non questo. La differenza è che tipo se tu mi potresti dire allora perché non metti, che ti devo dire, lo stesso suono per 12 ore di fila che fa stringato così lungo, semplicemente perché dopo a quel punto perdi invece il cadenzamento, che è quello che ti serve quando fai le move, se no è tutto quanto stessa potenza, stessa cosa. Ma Infatti no, scusa, vai avanti. in tantissime situazioni, se vedi il video originale, cioè io posso proprio la clip originale con l'audio originale della canzone che stavo sentendo, semplicemente perché il timing della move che sto facendo e l'energia con cui lo sto facendo è esattamente quello della canzone. E quindi faccio le move No. che sono a tempo con la canzone, ma in maniera automatica, semplicemente perché esprimono la cosa che devo fare. No, ma li guardavo ieri e dicevo che veramente sembra che la musica sia stata aggiunta dopo, ma che tu sia perfettamente a ritmo. Ed è curiosa come cosa, no? È molto curioso. Non me ne rendo assolutamente conto mentre lo faccio, nel senso che Contemporary Skater lo saprà meglio. Chi? Contemporary Sk, leggo qua, Sk. Però sì, nel senso... Sì. È proprio la ragione per cui evito la musica io, perché non so che mi influenza e quindi non è più il mio ritmo interno, il ritmo interno che trovo in quel movimento lì, ma quello che arriva dalla musica, e quindi come dire, è una variabile in base al pezzo che c'è quando mi esce il try buono, ma non è che perché c'è quel pezzo mi esce il try buono. E allora invece cerco di sentire una musicalità interna, cioè a un certo punto è come se prima provo il movimento, prima di mettere la registrazione, no? Prima provo il movimento, vedo se mi può venire. E poi dopo ci sono vari stadi e diciamo l'ultimo, di solito quando poi viene la clip buona, è come se fosse entrato un timing onomatopeico del movimento, che è il mio, quello del mio corpo, in quella dinamica, con quella velocità, di solito in relazione al ritmo dell'architettura. Però comunque cadenzato in maniera standard, nel senso non è tipo tum 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 tum, capisci? Cioè è comunque cadenzato in una metrica che tu puoi identificare. Tutti quanti i tuoi movimenti sono armoniosi anche per quello, perché tu lo vedi e dici questo qui non ha una musica sotto, ma è che lui mi sta dando il cadenzamento in sé per sé, che mi... Sì, e sono d'accordo,
però in questo tipo di processo a me sembra che quel ritmo interno emerga dal movimento piuttosto che essere il movimento che viene in qualche modo come dire inserito all'interno di una metrica preesistente. Ma almeno quello che cerco io è di trovare il movimento per il movimento, quindi senza un colore mio, senza swag, senza... Infatti poi a guardare le clip hanno tutte delle energie diverse, ma che hanno a che fare con quel movimento lì. Ecco, invece io parto da un'altra cosa, nel senso, per me l'energia, se vedi nelle clip, è sempre la stessa, negli diversi trai della stessa clip. Dico, io cerco di Pure la sequenza tante volte. Sto scherzando, vai avanti. Qua te la rischi. Qua andiamo in italiano tutte e quattro, non so io. No, però nel senso, cioè per me, io mi figuro quella cosa in quella maniera e basta, nel senso, in quella maniera deve venire. Non è che, vedi, in questo momento sono stato più di sinistra, in questo momento più di destra. E quello devo uscire così, e finché non esce mi martello le palle. Infatti probabilmente uno dei motivi per cui ho la nausea dopo che filmo 2 o 3 volte la stessa clip è per quello, perché nel senso magari mi escono dei try che sono buoni però non hanno quell'energia che sto cercando e via, ho buttato tutto. E tu Però l'altro giorno che filmavi con me non mi sembrava, cioè eri sempre, cioè reso bene nel filmare. Perché cosa cambia? Perché appunto forse sei in un loop, quando sei da solo entri in un loop personale forte che ti stressa, mentre quando sei con gli altri non ti stressa. Chiameremo Kramer contro Kramer questo. No, ma è proprio così, perché tipo a Berlino invece c'era la musica e l'ho visto che comunque era in una sua bolla, no? Io l'ho sentito che era in una sua bolla, no? E filmare non l'aveva reso diverso, mentre l'altro giorno Fede skateava con me, filmava, sbagliava, cadeva, però era preso bene, cioè voleva la clip ma non gli pesava. Ma questa roba qua è quello che dico, cioè per me Federico, ma tutti penso siamo più belli quando emerge quello che di noi è concentrato in quel momento lì, sull'ascolto probabilmente dei suoni dei pattini, dei suoni ambiente. Poi magari per me è I diverso. I suoni dei pattini di Fede no. No, i suoni dei pattini di Fede no, poi io magari sto al mare, i miei suoni ambiente sono diversi. Però magari anche questo in realtà influisce, che lui sta vicino alla strada a girare. Sì, ma in realtà, se posso dire una cosa, uno dei motivi per cui io pattino con la musica è perché se metto la cassa posso lasciare il telefono nello zaino e con la cassa lo sento se mi si inculano il telefono o lo zaino o cose così. Perché mi viene in mente la scena di Verdone, Bianco Rosso e Verdone. Smetto di sentire la musica. Tu l'hai mai visto Bianco Rosso e Verdone? No. Ti ricorda qualcosa? C'è una scena in cui lui gli fottono lo stereo e lo capisce perché la musica si allontana ed è un capolavoro. No. Perché lui lo percepisce lontano, cioè, senti che se ne va e senti la musica che va via e lui per un momento non ci fa caso, poi dice cazzo ma com'è possibile? E vai, gli hanno fatto tutta la macchina. Capolavoro di un'amarezza. A me capita quando mi viene in mente che cosa fare, quando mi viene in mente la linea, e in realtà io cerco un ritmo con cui fare quello che ho in mente e poi continuo a pattinare con quel ritmo cercando che gli elementi entrino al loro posto. Ma senti proprio un ritmo del movimento? No, lo provo la sequenza e dico ok, devo fare questo e questo, e man mano che lo faccio c'è un ritmo che viene fuori, che mi suona bene, che dico ok, devo farlo così. Ma perché lo vedi? Ma
Ma perché lo vedi No, o perché no, lo rivedi no. nel video o perché lo senti? No, io quando pattino non mi riguardo mai. Se vede. Pietro Ma ha deciso davvero? solamente di insultare gli altri. È venuto al Ma bar della davvero? Non ti dissidia. riguardi mai? In un anno capiterà 3 o 4 volte che mi riguardo. Sarebbe interessante capire quali sono le clip dove ti sei riguardato. Oddio, non lo so. Allora, Scusami, 47.000 Probabilmente, visualizzazioni. in realtà probabilmente guardo quando non sono sicuro che sia bello da vedere quello che sto Cioè, facendo. Allora, E aspetta. perché invece questa certezza ce l'hai la maggior Per parte delle esempio, volte. No, però anch'io, no, ma ci sono delle volte che non ti clicca. Per No, però esempio, anch'io la clip capisco dove cosa dici. faccio, la clip in cui faccio 3 Lion, Heel Press, 180 3 Lion Toe Press. Sì? Io ho iniziato a provarlo, sono tornato a casa con la clip, ma non mi sono mai messo a riguardarla. Aspetta, a me capita che capisco quando c'è quella buona, ma magari poi Sì, però sì. arrivo lì, la riguardo e magari vedo che c'è qualcosa che non mi torna nello spazio che ho coperto, o nel ritmo, perché a me piacerebbe fare clip in cui lentissime, poi velocissimo. Magari mi è capitato, ma non era volontario, Sì. davvero volontario. Cioè, Sì. riesco a fermare una cosa, ma cambiare ritmo volontariamente io lo sento difficilissimo se non lo guardo. C'è un po' di Sì. persistenza del ritmo nelle tue clip, Manuel. Cioè, nel senso, a te sembra sempre che stai facendo... Cioè, che l'identità Manuel è anche nel ritmo Manuel. Perché quasi tutte quante le tue clip in realtà entri con la stessa velocità, fai i trick con la stessa... No, perché arrivo a un punto in cui dico, ok, ci sono, adesso devo mettere quell'energia e devo metterla. Quella roba lì la capisco perché succede anche a me, però sempre di più la sento come un retaggio da aggressive skater, che devo andare veloce, che devo fare la clip con una certa energia. Infatti le mie ultime clip sono sempre meno con quell'energia lì, perché proprio è una forma di esercizio, di pratica, quello di provare ad ascoltare il timing che chiama quel movimento lì, in quel posto lì, per esempio quella dove passo tra i due muretti, quel 180 Lion o backslide come lo vuoi chiamare, e poi Fake It 3. Quando sono andato a filmarlo la prima volta in fisheye con Peppino, l'ho fatto proprio aggressive come giro. Quando poi sono tornato da solo cioè che non c'era nessuno, sono tornato un paio di volte perché c'era un traffico incredibile lì. Ed era mattina, c'era il mare calmo. Ho trovato la dimensione di quel movimento lì completamente con un'altra qualità. E mi piace di più. Mi piace di più perché è come se togliendo quella roba lì restasse solo il movimento e l'ascolto che ho durante il movimento, no? E quindi si toglie un altro filtro, un'altra maschera di se faccio il trick lo devo fare con un certo tipo di atteggiamento. Cade l'atteggiamento e resta solo il movimento. No, vabbè, ma io non... No, non sto dicendo che hai un atteggiamento, però dico No, ma quel tipo certo. di velocità, di energia, No, ma io capisco quello che dice perché ho fatto clip in cui ero più calmo, anche alcune delle ultime le ho fatte calme, però se non c'è l'energia, che non è proprio un'energia cattiva, è un'energia, io la chiamo esagerazione, nel senso devo arrivare al limite di un qualcosa. Però io che ho visto una delle tue ultime clip E
Allora, Sai però già di quale sto parlando. sì, ma quella c'era. No, a me piace quella dove non c'è. Delle due No, che eri indeciso, c'è tutte. Aspetta, quella sul bank? quella che scendi, sali, scendi. No, ce l'ha. Per Ce l'ha. niente. Per niente, ma è bellissima. Cioè, è proprio perché arrivi lento. E a me piace di più quella meno rapida, perché quando arrivi giù c'è proprio il carve che ti riporta sopra dal Feki, e poi arrivi sopra in un certo modo e scendi di nuovo. E è come se a volte questa roba da aggressive skater, più vado veloce più è un valore, va a spezzare, a non completare lo sviluppo delle parti che compongono il movimento, delle parti che compongono la sequenza. E per parti non intendo una sequenza tipo Marco che fa 18 cose, anche fosse un movimento solo, no, un 540 Lion. Intanto fa una differenza se è una rotazione unica o se lo spezzo in 180 FX 3, no? Vabbè, Ma poi tutto lo sviluppo di tutte le parti del corpo che però, hanno esempio, l'impulso. A il volte andare veloce, per esempio la catena cinetica del femore, invece che liberarsi il femore, allungarsi la gamba e avere come dire, quella forza centrifuga che ti permette di girare, quella parte lì resta in tensione perché cerchi già di anticipare il movimento e è goffo, è castrato il movimento. E invece c'è un tempo che è quello che serve per poter, non dico essere cosciente, ma sentire che queste cose sono accadute. Cioè, il primo appuntamento è si deve liberare il femore sì. dalla cresta iliaca. No, ma io ho capito quello che dici. Nel 540 Invert Lion ho solo esagerato. Chapeau. No, sì, però in quel caso No, sì. c'era l'energia, ho solo esagerato, ho solo detto basso, stai basso e esagera, vai oltre. Ma Per sono due direzioni secondo me di esagerazione che sono differenti. Cioè l'esagerazione nel corpo, cioè dove vuole andare il mio corpo, proviamo a vedere qual è il limite dove vuole andare, in alto, in basso, quanto spazio prende, è diverso da esagero e lo faccio alla velocità massima in cui riesco a non si farlo. tratta mai di velocità, si tratta proprio sempre di esagerazione, di arrivare a un limite. Nel Woodyman, Fede l'altro giorno cercava di fare Woodyman, l'ha fatto un paio di volte tentando di filmarlo, ma il trucco del Woodyman è l'esagerazione, cioè arrivare al punto limite in cui rischi di farti male, di andare di faccia. La prossima clip che posto è un Woodyman alla fine. No. Quella sull'estintore. Fede è agitatissimo. No. Perché l'altro giorno quella sull'estintore che avete visto in questo momento sta soffrendo come te con gli M12. Non lo dice a nessuno, sta soffrendo come un matto. Pattino coi piedi da genovese, c'ho le ditine tutte così. Un saluto a Matteo Guidi. Ciao Matteo. No, ma perché ha preso le Intuition 42, non so perché. Gli devo dare le mie. Piangi. Io non piango, io sto comodissimo. Tu Fede hai preso l'Intuition 42? Fai il lit mold della punta. O taglia le dita dei piedi. Le ghette come zio Paperone. No, comunque, ma invece tornando un attimo all'esagerazione, anche Marco credo che arrivi sempre a un'esagerazione nel numero di cose che fa, sì. No, io credo che sia quello il punto. Però il fatto che non si riguardi è strano, è una cosa che non pensavo. Succede molto raramente che deve esserci proprio qualcosa di cui non sono convinto e allora mi riguardo per vedere. E come fai a sapere se hai preso gli spazi giusti? Capita, vado a caso.
Adesso Pietro mi stanotte- vorrà male. Pietro stanotte dorme così. Pietro, no, No, Pietro no. mi vorrà male, Guardati, ma guarda. questo è uno dei motivi, ed è un brutto vizio da parte mia, ma è uno dei motivi per cui tante mie clip sono filmate da troppo lontano, perché così so di non sbagliarmi. L'errore del principiante lo chiamo. No, Marco, no. Ma chi l'ha scelto questo? No, però ultimamente ho avvicinato il telefono e ho messo dei riferimenti, o guardo le linee per terra Io e me lo così facevo, cerco di... lo facevo 5 anni fa. Quando ancora filmavamo in verticale. No. Ehm, Cavolo, Marco, è stranissima la cosa no. che non ti riguardi. Ma tu, Fede, ti No, riguardi? allora, io Ma infatti sono può quelli che, capitare, cazzo, per vederli ci vuole il può microscopio. capitare che, può capitare che faccio una clip e dico, ok, secondo me c'è, ma c'è ancora qualcosina. Magari faccio altri 5-6 try, dico, ok, è questa, e mi riguardo l'ultima per essere sicuro che sia quella, ma non No, guardo io- tutto il processo. Io quando filmo di solito Perché io so... Scusa, vai Fede, vai. provo, poi quando ce l'ho che dico questo l'ho sentito bene, fine. Lo guardo ed so che è corretto. Nel senso lo guardo solo se Sì, sento che è perfetto. Ma ti è sì, sempre andata sì. bene? Ti è sempre andata Io, bene? io faccio che quando dico questo c'è, da quel momento lì ne faccio almeno altri 6 o 7 dove penso che quello c'è e poi guardo quello che ha la magia nel timing. Tutte le volte che Dipende. filmo, in particolare quelle in cui c'è stata la magia e via dicendo, spesso e volentieri era o il primo o il secondo try della roba. Cioè, nel senso che È capitato anche a me. mi figuro che cosa voglio fare, metto la telecamera, vado a farlo, primo try, chiuso. Sì. Oh, allora, voglio chiedervi la prossima volta che andate a skateare, fate quello che fate, lo riguardate e dite adesso esagero. Sì, da quel momento lì fatene altri 3-4 No, ma che, ma che anche sono magari non buoni. viene, ma esagerare. Però a me invece Comunque- piacerebbe proprio un approccio un po' più sobrio, cioè nel senso l'esagerazione, nel senso Pietro, lo so che tu e la sobrietà purtroppo non vi parlate, però cioè, Ma- in Italia funziona questa cosa, poi in Europa, in un contesto più ampio. Stiamo dicendo che la Sicilia non è in Italia? No, però l'esagerazione secondo me non è nel fare qualcosa che non è No, ma, del proprio corpo, però no, ma la per esagerazione secondo me... la reiterazione del movimento una volta che per la prima volta è entrato nel corpo, che dice adesso l'ho sentito, no? E in qualche modo in quel momento lì si è cristallizzato il processo fatto fino a quel momento lì. Il fatto di dare degli altri try da quel punto in poi può essere che, come dire, ci siano meno filtri pensiero e diventi più istintivo, cioè il corpo si muove più liberamente a quel punto perché sa che lo può fare. E quindi a me capita spesso che poi ne ho una decina buone, che sembrano buone, ma poi ce n'è una che per qualche ragione ha la magia. Se mi fermassi alla prima chiusa sarebbe buona, ma non saprei mai, per dire quella sopra il paletto del kick Lion sopra il paletto. Quella come il Leon, solo che lui l'ha fatta 6 piani sopra il tuo. Non lo so, io suo me ne ricordo uno in Feki su un paletto altissimo. Madonna, quella clip è incredibile. In Feki, ma quella lì è praticamente la sensazione ogni volta che la riguardo è che non l'ho fatta io, cioè ogni volta che lo guardo penso il mio corpo può muoversi così, ma non era più, cioè si era esaurito tutto il pensiero ed è diventato che il corpo si è preso carico di fare il movimento
E il mio corpo l'ha potuto fare in un modo che se ci avessi pensato e se dovessi rifarlo adesso non potrei. Per me quello è il momento in cui viene la clip. Cioè io magari faccio 40 try e a un certo punto il mio corpo sa cosa deve fare. Io cerco di pattinare con il ritmo giusto, a un certo punto il corpo riesce a inanellare i movimenti giusti nel momento giusto e in quel momento lì io lo sento e dico ok, era questo qua, era questa roba qua. Il corpo ha fatto corretto nei momenti in cui... Il movimento tu, quando lo provi, non lo riguardi. No, ma va benissimo. Cioè, perché io magari provo una clip, la provo piano, la provo finta, la riguardo e dico non funziona l'immagine, cioè è brutto quel movimento, non è interessante quel movimento. Io cioè, proprio faccio così e pensavo che faceste tutte così. No, a me capita che quando sento che c'è qualcosa che non va, la riguardo e ho la prova che effettivamente c'è qualcosa che non va. Però quando invece mi sembra, quando mi dico ok, faccio questo, provo questo, no, non riguardo. Se mi clicca bene non riguardo. Sono rimasto sorpreso, non immaginavo. La domanda sarebbe cioè come pensate alla sequenza, come costruite la sequenza o il movimento? Chiedo a Fede. Io esattamente questo volevo dire, che nel senso, per me non è il discorso di riguardare e dire questa roba ha senso o non ha senso, perché io cerco di fare solamente line in cui le cose hanno senso. Cioè io lo so a priori se quella cosa può avere senso o non avere senso. Piuttosto per me il problema è mettermi nello stato mentale corretto per eseguire quella cosa che ha senso con l'energia che penso quella cosa debba avere. Solamente quello. Infatti anche ad esempio il fatto della musica, anche ad esempio il fatto di stare nella mia bolla e via dicendo, solamente perché devo entrare nel mio stato mentale in cui faccio quella cosa e quella cosa mi funziona. Cioè non mi serve farlo 100 volte e parallelamente non ho interesse a farlo 5 volte, 10 volte, 100 volte, mi esce come voglio, inizio a filmare e poi cerco di liberarmi, diciamo, dei parassiti e via dicendo. Allora ho una domanda. Solamente l'espressione dello stato mentale. E allora però ho una domanda, ma scusami, tu arrivi a casa, guardi la clip e dici no, non va bene. Cioè ti è capitato? No. Che tu te ne fossi accorto a casa che quella clip non andava bene? No. Un paio di volte sì. Ma ti è capitato che poi sul gruppo noi ci accorgevamo che non andava bene? No, magari non lo postavo neanche. No, dico poi feedback. O magari capito, ho capitato di dire ho provato questa, non mi piace, la riprovo. Ah, ok, cioè però è una cosa che potresti fare live, la fai a casa e ti ritrovi a doverla fare il giorno dopo o la volta dopo. Sì, però se io mi fermo e apro il telefono e cerco il video e cerco il momento, perché magari ho 3 minuti, 4 minuti di filmato, okay. A quel punto lì mi si ammazza, perdo tempo che invece voglio pattinare e mi si ammazza il momento. Cioè quando io entro in un loop e dico voglio questa clip, io sono capace a provarla per 25 minuti di fila, pam, 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 fino a che dico ok, il corpo ha fatto giusto nel tempo in cui ho prefissato le cose. Ok, e a quel punto lì è l'ultimo try, non puoi riguardare l'ultimo try. No, ne faccio ancora qualcuno dopo. Perché... È curioso davvero. Cioè... Ma ne faccio ancora qualcuno. Sì, no, è ne faccio ancora, magari dico ok, è questa, però lo faccio ancora qualche volta. No, ma è validissimo, è solo curioso da parte mia, proprio perché io lo riguardo, dico no, ok, innanzitutto lo guardo per via dello spazio che copro, se vado fuori, vado storto, vado lì, e poi devo proprio vedere come funziona, cioè come quella roba deve entrare così, da dove arrivo a come arrivo, la spinta, perché per me, cioè la spinta, il modo in cui vado giù, cioè per me è tutto
E quindi devo vederla, perché se poi torno a casa e dico, cazzo, guarda come ho girato il piede, guarda, non ho appoggiato la ruota. Cazzo, Ma, potevo guardarlo. ma anche i primi try che faccio, dopo che so che il movimento posso farlo, è possibile, perché spesso non lo sono, i primi 2-3 try provo ad andare dalla macchina da presa verso il fondo, dal fondo verso la macchina da presa, mi guardo le diagonali per capire dove si legge meglio il movimento rispetto all'intenzione che ho. Anche. Poi Sì. stabilisco qual è la traiettoria e poi il fatto di riguardare mi fa vedere se ho per esempio una mano senza intenzione in un momento oppure con troppa intenzione e allora mi aiuta a includere quella parte del corpo lì nella mia attenzione nel try successivo, che non significa andare a cambiarlo, ma significa so che ho la mano sinistra, che invece è Io la guardo anche come si muove concentrazione. l'outfit. Cioè, io guardo proprio come si deve. Vabbè, questo No, ho non, evitato di non dirlo. esageratamente, cioè non tipo no, cazzo. Devo, Cioè, devo però, prendere il caricatore, però andate avanti. però guardo, cioè, se la maglietta quando atterro mi sale su. E io la metto nei pantaloni, ci metto sempre una cosa svolazzante sopra, però mezza chiusa per quella ragione lì, per andare a Lo escludere. so, Marco, tu dici. Perché se si vede un po' Ah, di io faccetta, impazzisco. sono più grezzo da quel lato lì, sono proprio più No, grezzo ma io. non c'è niente di. È solo un'osservazione, cioè che. No, io al limite A metto me, tipo la camicia, una cosa che ho notato che mi piace, la camicia se mai la porto abbottonata tipo nei primi 2 o 3 bottoni e poi gli altri sotto invece aperti. Certo, perché quel movimento di. Io mi Sì. ricordo una clip di Marco in Low, quella davanti all'Arcimboldi, che avevi la camicia a maniche corte e la camicia. sì, E non solo lì, anche sempre in Low, davanti a quella chiesa, davanti al laghetto. sì, Comunque, ha enfatizzato il e movimento. enfatizzo, quindi per Certo. me l'outfit deve parlarmi anche in quella cosa lì. Io l'ho messa esclusivamente per venire a filmare perché non l'avrei mai messa. No, chiaro, no, capisco, però ma quando io vado a filmare anche da solo, per me l'outfit, cioè ci sono volte in cui magari avevo un outfit, sono tornato a casa e ho proprio detto, cazzo però con la maglietta dovevo metterla dentro, perché quando atterro mi si vede, cioè si vede la mutanda, c'era una clip dove mi si vedeva la panza e te la ricordi? Che, anche tu una volta me l'hai detto. Adesso, Io ma impazzirei, a me è capitato di andare a vedere un frame by frame e magari sono piegato, la maglietta si alza e vedo la pancia sopra la cintura. Però chi se ne frega. No, certo, no, ma assolutamente chi se ne frega, non è niente di poi l'ho postata quella clip, non è quello, è proprio un fatto che quando ero lì non me ne ero accorto e non ho guardato bene la clip e ogni volta che raggiungo un'attenzione a quello che vedo e a come lo faccio, aggiungo un sapere, quindi io so che tutte le volte che vado a skateare, maglietta larga o no, la maglietta va almeno dietro, la devo mettere nei pantaloni, almeno dietro. Invece chiedo un'altra cosa, Si vede che forse è pro il anche ragazzo, questo. No, il problema è che sono prosciutto, non certo. Forse probabilmente è anche uno dei motivi per cui non riguardo le mie clip mentre pattino, voglio solo pattinare. Io quando cerco la clip ho una curva dove il mio corpo apprende il movimento, lo prende, poi arrivo qua e ho un po' di try a disposizione, che so che sono quelli buoni, Tutti. a un certo punto la manovra non entra più. No, certo. Esaurisce. Io ho quel momento in cui dico ok, adesso la faccio, e comincio a fare try come un matto e regolarmente ci va qualche try e poi la manovra arriva, però dopodiché è quello che dico, ne faccio ancora qualcuno, però poi vedo che la curva scende e devo cambiare. Il vecchio saggio dice: ci vogliono 100 try per imparare, ma 1000 per comprendere.
Un minuto di silenzio. Sono d'accordo, No. io lo sento proprio e penso è scesa e da quel momento lì prego che ci sia la clip buona, anche se l'ho chiusa, non lo so, 40 volte già, però chi lo sa se poi c'è. Ma come scegliete la sequenza? In che senso? Come scegli? Ma io Io penso sempre. io Io penso sempre. adesso le sto scrivendo, penso. E mi Sai è che io ho capitato provato e non Come le funziona. scrivi? Come le scrivi? Bravo, stavo per dire. E mi è capitato di scriverle e poi non saperle leggere. Dici, ma come cazzo? Ma cosa vuol dire? No, Perché a me è sapete qual capitato era? di Sarebbe scriverle. comodissimo, raga. Non avere A me è nessuno capitato di intorno scriverle. e provarle a piedi e farsi la GIF. L'ho fatto. Ho fatto anche quello, Io con non le posso calze perché al lavoro per adesso mi scivolare dicono che per cazzo stai terra. facendo un TikTok? Ma cosa Ah stai no, facendo? a casa, quello a casa. A casa ho provato con le calze per scivolare per terra e ho detto devo ricordarmela. E allora mi sono filmato, faccio il Però a cretino casa, in pensa se cucina. lo fai al lavoro con le scarpe Ci, a man- piedi. ci No. mandi quella GIF? Se dovessi ancora trovarla, prima o poi ve la posso mandare. I miei appunti Se no, Potete no. ricattarmi dopo. I miei appunti sembrano una discesa nella pazzia. Primo appunto, il più recente, finger propagation. Poi ho condensazione del parametro della distribuzione. 60, Ma è tagliando, l'hai 42, fatto? 70, 50, 45, 33. Villa L'hai Panza filmata e quella? Casamacchi, Varese. Bella Casamacchi. Lievito per pane, pomodoro, qualcosina dolce per tatina, cipolle, patate e carote. Baiuca, rue, deo, seculod. La comunicazione ne ha eco bonus a valore solo statistico, ordinanza 1200. Fantastico. No, ma scusa Fede, tu come le scegli le linee? Sul momento? Ci pensi a casa? Sul gabinetto? Allora, sul gabinetto decisionale, il gabinetto di. E. You're not the thinker, bro. Ma dipende, nel senso, quando era il tempo d'oro in cui mi interessava la vicenda, ero che magari stavolta in dormiveglia mi svegliavo, prendevo il telefono, scrivevo, vedi, passi questo, fai quello. Poi onestamente ho iniziato e volevo solamente pattinare senza filmare e via dicendo, e quindi rigetto totale per questa cosa, e adesso non sto pensando a fare le cose prima, in generale vado lì, metto insieme un paio di cose, anche perché io adesso sto pattinando con Tatiana, quindi quello che succede è che magari iniziamo insieme, le spiego una mossa, le spiego una cosa, faccio vedere qualcosa mentre lei si scalda a cazzeggio, poi da lì parte e dice: vedi, se metti il piede di qua che succede? Quindi poi costruisce e via dicendo. Però in generale non ho schematizzato cose. Un po' soffro questa cosa perché ho sempre quei 25 minuti iniziali in cui mi sento di annaspare e dici: ma no. No, capito. Io raramente ho magari al lavoro, magari facendo cose in casa, penso e mi viene in mente quello potrebbe essere carino, vorrei provare a fare così. Allora vado e provo a vedere, lo faccio fisicamente coi pattini e capisco se clicca o non clicca. Se no, generalmente ho una routine che faccio tutte le volte che pattino all'inizio, con tante manovre base, tante cose molto semplici, e lì magari mi si fa un mood della session e arrivo a dire: ok, faccio questo, questo mi suonava bene, e sviluppo qualcosa magari sul momento, sì. No, il mio riscaldamento è solamente fare stretching per i bicipiti femorali, così non mi strappo. L'unica cosa che faccio, il pattinaggio non è incluso nel riscaldamento. No, io lo vedo diversamente sullo stretching. Tu lo fai dopo, no? No? Tu se fai stretching a freddo tiri un muscolo freddo.
Prova a tirare un elastico freddo e dimmi che effetto fa. Confermo con i danzatori, con l'esperienza con i danzatori è così. Lo stretching è successivo. Prima c'è un riscaldamento funzionale che di solito la sbarra, e quindi è un po' il processo che fai tu, che prima fai una routine semplice per scaldarti e poi dopo fai la clip e poi dopo ti allunghi. È interessante sta roba che non E tu Manu? Io? Tu Manu? Come le allora pensi? io, siccome spesso skato in pausa pranzo, mi metto i pattini larghi, comodi, e comincio a pattinare piano, poi li chiudo e comincio a fare tipo 2 gazelle, switch natural, cioè faccio un po' di trick switch natural. E la sequenza come nasce? E poi ho qualcosa in mente, quasi sempre è qualcosa di ero in ciabatte e quindi non funziona realmente. Eppure io lì ecco, quello è l'unico momento in cui veramente ascolto il corpo. Cioè, no, lo ascolto anche quando filmo, però un momento in cui faccio un movimento, lo esagero un pelo o sento che il piede lì può andare o il corpo lì può andare, allora in quel momento lì comincio a crearla. Comincio proprio a, ok, posso fare una cosa diversa o una cosa più forte e comincio a esagerarla. Però io già in quel momento inizio a filmare proprio perché devo vedere dove andare, come andare e se funziona nell'immagine. Perché veramente poi magari nell'immagine dici, ma cos'è sta roba? Anche se arrivo dall'altra parte è brutta. Brutta non perché è brutta, però magari non mi parla, non ha quella roba lì. Non ha la magia, non ce l'avrà perché non ce l'avrà. E lo sento subito. E quando... Cioè, esagerazione è una cosa che hai tirato fuori un paio di volte già. Cos'è l'esagerazione? Cosa dà? Arrivare Cioè, al limite poco prima di cadere, proprio appena prima. ma Per sugli me. edge, Qualsiasi cosa. Cioè, se devo fare un parallel slide, sì, lo posso fare switch, ma se lo faccio io devo avere i piedi uniti e il mio corpo deve andare fuori asse. Per un secondo deve essere fuori asse. Se devo saltare e le gambe vanno su, le gambe devono andare quasi sotto al mento. Cioè, deve essere proprio forte il salto. Allora, per me, la traduzione del tuo concetto di esagerazione, per me, è l'esplorazione del prendere spazio, cioè il massimo spazio che può prendere quella cosa lì. E di non chiudere, cioè di provare ad aprire. E quindi se l'intenzione è fare un parallel, allora come dire, che l'intenzione sia il più chiara possibile. Voglio tenere i piedi vicini, che siano attaccati. Voglio, anche se di recente i piedi attaccati non mi piacciono più tanto, vicini sì, ma attaccati mi sembra una forzatura, per esempio. No, vabbè, ma non è per forza prendere spazio, è proprio, anche se devo fare una cosa devo farla chiusa. Come dire, il range, che sia in apertura o in chiusura, intendo, che sia la totalità del range. Cioè la totalità del range di quel movimento lì, di esplorarla tutta. Sì, no, esatto. Se è un gazelle devo farlo sotto di me, deve essere sotto di me, ma deve essere proprio sotto di me. E cambia la dinamica perché te lo tiri sotto proprio. No, certo. Cambia completamente il movimento. movimento. Completamente, quindi se lo faccio sotto, le ginocchia non devono essere chiuse sotto e devo andare sotto. E te lo tiri sotto. E sotto devo sentire i piedi che esplodono. E quindi cambia proprio la dinamica del movimento, invece che essere una cosa larga è una cosa che va sotto e poi quasi lo hip-hoppi fuori. È proprio sempre così, per me deve essere così, la clip deve essere così. Nella tua ultima clip, Manu, quella che abbiamo postato su Pop, col grip delle ruote sei arrivato al limite. Anche quella è l'esagerazione che cerchi. Sì, no, ma poi lì c'era polvere, Fede l'ha visto, c'era polvere, quindi io sono arrivato al punto in cui sono caduto un paio di volte perché ho detto
cioè io devo trovare il punto in cui è il limite, devo arrivare al punto Esatto. con le ruote, Sì. spingere indietro. Quando ho spinto indietro io sono andato sul toe per uscire, no? Perché Certo, proprio sì. nel ritorno io dovevo esagerare pure il ritorno, e nel parallel d'uscita dovevo esagerare il parallel d'uscita, e tutto è così per me, cioè il ritmo è fu, pa, pum, ed è così. Cioè, E io un'altra t'ho detto domanda questo. che volevo fare proprio per questo: come scegliete il ritmo del vostro trick? Quella è l'unica cosa che io non riesco a capire. Scusate. Io per esempio, È il vostro moderatore che vi parla. Fra meno di 8 minuti la chiamata terminerà. ok, Grazie moderatore. faccio molto velocemente. Fede magari ascolta la musica, quindi non è aiutato in questo. Io ascolto tanto il rumore che fanno i pattini. I miei non devono far rumore. No, invece io invece ascolto tac, tac, ed è cadenzato, ha un ritmo che viene. Io ascolto quello, è quello che Per dà me- Per me c'è quello, e c'è proprio una sensazione della dinamica interna al movimento, no? Come se il corpo fosse la bottiglia e all'interno c'è l'acqua. Sì. La bottiglia la pieghi e c'è una dinamica interna, no? L'acqua è in ritardo e ha un timing per cui sta e poi torna indietro, che è diverso, e quindi per me è quella cosa lì che è come se ci fosse uno sviluppo del movimento interno che cioè, se faccio un gazelle, per esempio, no? Una cosa semplice, c'è proprio, è quasi un carve in una bowl, c'è una forza che mi tiene su nell'edge, ed è l'ascolto di quel tempo lì mentre mi muovo, che non lo so se è il groove, se è simile a danzare, cos'è che ci muove quando balliamo? Forse quella cosa lì, no? Cos'è che ci dà piacere nel muoverci? Forse quella cosa lì. E quindi il tentativo, tutta la pratica forse è l'ascolto di quella cosa lì, e quindi quella dà il tempo per me. A me è capitato, volevo fare l'esperimento, parlando di isolarsi, la domanda che abbiamo fatto all'inizio. Mi è capitato di provare a pattinare in un campetto da basket molto liscio, quindi comunque faceva poco rumore in generale, con le cuffie, con la soppressione del rumore attiva. Sarei morto. È qualcosa che non farò più. A parte che sono abituato a pattinare anche in skatepark e ho paura che arrivi qualcuno e ti scontri perché non lo senti, e poi non senti i pattini. E l'unica cosa che sentivo era il rumore del mio respiro, che a ogni movimento del corpo veniva interrotto, quindi sentivo. È una cosa Però che non farò mai più. quello bello, quello è interessantissimo, potrebbe essere interessante vedere come viene dettato il movimento del respiro. No, assolutamente no. Io quando pattino ho il respiro che assolutamente respiro a pieni polmoni dall'inizio alla fine. Salvo quando faccio tipo 180 rewind, che è l'unica cosa in cui c'è effettivamente una tensione, diciamo, forzata dal movimento. Il resto del tempo io ho zero tensione nel respiro. No, hai ragione Fede, però tu non sei abituato a sentirti respirare. Se anche durante la move blocchi il respiro, Sai che stavo dicendo? Ma perché, cioè, quando tu finisci di farla e magari pattini, prendi fiato, ti senti respirare e non sei abituato, è una cosa che ti sconcentra, è un suono che tu non senti di solito. cioè, no, io non ci ho mai fatto caso, sai, non ci ho Ma mai io ho fatto fatto caso. tipo yoga, ho fatto su genere di roba, quindi cioè, quasi sempre. Poi ho un leggero problema di postura, quindi se non sto bene con la schiena, in realtà respiro con tipo mezzi polmoni. Quindi sono costantemente concentrato su come respiro. Sì, Sì, no, sì. io no. Io l'unico momento in cui ero concentrato sul respiro è quando facevo half pipe, perché dovevi respirare in quei momenti lì. Ma se no non ho mai tolto l'half pipe, non ho mai guardato il respiro, mai. Ma gli ultimi 3 minuti, a meno che poi non ne iniziamo un'altra. Federico, Io no, perché mi alzo alle 5.
Ok, devo andare. la tua ultima clip che è molto molto bella, in che modo è diversa dalle altre? No, nell'approccio, come sei arrivato a quella sequenza lì, a quella qualità lì soprattutto? E è stato un po' dettato dal movimento stesso, nel senso che ne parlavo con Manuel, nel senso in quella situazione io andavo insomma tipo cross e poi era gamba destra che gira attorno e da lì 360 però sull'outside edge. Eccolo là. Quindi vedi cross, giro attorno, 360. Perché questo mood di pattinaggio tuo non lo vedevo da tantissime clip. Sì, questa qua secondo me è la tua È direzione. super la barra, nel senso è super... È la tua direzione. Io poi trovo incredibile questo ending sugli edge fuori asse, bellissimo. Bellissimo, Fede. Grazie. Però insomma qui era, diciamo, era intrinseco della cosa. Non avevo scelta semplicemente perché per andare sull'outside per fare questo 360 avevo necessariamente che dovevo entrare con le braccia che erano già presettate per generare rotazione. Che vuol dire che tutta quanta la rotazione della gamba intorno doveva essere già estremamente precisa e calibrata. Cioè il problema di quella cosa sembra il 360, ma il problema di quella cosa è la gamba che passa attorno. Però ecco, secondo me hai tirato fuori il punto che cercavo di esprimere tra prima. meno di un minuto. Prossimo che link. c'è No, io devo andare a dormire, ragazzi. Bar Pop lo facciamo settimana prossima ancora. Lasciamo aperto l'appuntamento per il Bar Pop con questa osservazione. Ok, era quello che cercavo di dire prima, però, che il movimento si fa da solo, si autocompone, in qualche modo chiama una funzionalità della catena cinetica e del timing. A proposito di composizione, sta chiudendo. Chiudiamo. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, è stato bellissimo. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.